Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete già vedere, vediamo un nuovo coltello della Brisa. Come sapete, la Brisa costruisce coltelli in Finlandia, coltelli di altissima qualità. Li potete trovare al loro sito che io vi lascio in descrizione, ma andiamo a vedere subito questo coltello. Come sempre, tutti i coltelli della Brisa vengono forniti di fodero in cuoio, con passante per la cintura. Non è il solito fodero di 1 millimetro, ma è un vero cuoio veramente robusto. Oggi andiamo a vedere questo coltello qua. Vi dico subito che è uno skin, quindi prettamente da cucina o da caccia, ma secondo me nelle nostre uscite di escursione o di bushcraft questo è un coltello un po' tuttofare che sicuramente ci aiuterà e soddisferà tutte le nostre esigenze. Ovviamente è un full tang, lama e codolo tutt'uno con il manico, acciaio in Elmax, quindi uno dei migliori acciai che esistono per i coltelli. La lama è di 9 cm, infatti per questo skin 90 mm, e il manico è micarta, ma esiste anche la versione col manico in legno di betulla. Ovviamente ha anche il passante per l'accetto da polso, che io vi consiglio sempre di mettere perché non si sa mai, magari il coltello tende a sfuggirvi di mano, ma in quel modo non farete male a nessuno e soprattutto non farete male a voi stessi. Le linee a mio parere sono veramente belle, ha questo manico generoso e questa curva in avanti della lama che fa sì che ci aiuti nel taglio della carne, nel taglio delle nostre pietanze e come è stato progettato nello skinnare la cacciagione. Andiamo subito a vedere l'affilatura di questa lama. Vediamo un po' come è affilato. Beh, direi un'affilatura, un taglio pulito. Guardate come taglia. Una cosa incredibile. Veramente taglia come un rasoio. Si sente proprio il filo. Come riesco a pelare la carta. Incredibile. Bene, detto questo, oggi mi accompagnerà per tutta la giornata in questa mia piccola escursione e giornata bushcraft. Quindi ci taglierò un po' di legna, ci cucinerò, ci taglierò il pollo e vediamo un po' come si comporta. Con questa forma a mezzaluna riesce proprio a tagliare perfettamente senza sforzo.
Ora che avete visto che per la cucina e per i piccoli lavori da campo è un ottimo coltello, guardiamo un po' come lavora sul chopping e il batoning. Iniziamo dal batoning e vediamo come va. Beh, direi eccellente. Sinceramente non me l'aspettavo, da un coltello così piccolo una potenza così elevata. Guardate come va giù. E il legno è secco, non sono legni verdi o roba del genere, Guardate come lavora, accidenti. Direi lavora veramente bene. L'acciaio Elmax è veramente un acciaio eccezionale, veramente ottimo. Proviamo ancora. Anche trasversalmente al legno lavora bene, guardate, colpo secco e lo taglia. Proviamo questo, anche qui in maniera obliqua. Proviamo un po' di shopping, vediamo come si comporta. Un po' mi scivola, perché ovviamente non è fatto per il chopping, quindi metteteci un laccio se fate questi lavori. Anche se la lama è a mezzaluna, diciamo, il suo lo fa. Proviamo a fare lavori un po' più di fino. Diamo ad esempio la punta a un bastone, un po'. Ma come vedete il legno se lo mangia bene, non ha nessun problema, anzi. Questo coltello è pensato prevalentemente per i lavori con il legno e cucina, oppure come vi ho già detto, per schinnare la selvaggina. Si lavora molto bene, quasi un bisturi, guardate. Proviamo a fare un po' di trucioli, come li dico io. Guardate, davvero ottimo. Guardate come si mangia il legno. Volendo uno ci può fare anche qualche piccolo intaglio, guardate. Ovviamente si riesce a scortecciare quasi tutto, si riesce a scortecciare tutto in maniera veloce, guardate. Non ha nessun problema, anzi veramente un bisturi. E il bello è che si può tenere con il pollice qua e a fare ancora più forza, quindi si lavora ancora più di mano e di fino. Mi raccomando, una cosa molto importante è che quando fate questo test non mettete il pollice così, se no appena fate questo gesto vi tagliate la mano. Mettete sempre il pollice in cima al codolo,
facciamo il test della tempra e della punta, vediamo un po' come lavora. Direi che affonda molto bene. Direi che anche questo test lo ha passato in maniera egregia, veramente ottimo. Guardate, proviamo a fare anche dei lavori di fino, delle piccole tacche magari per costruire dei picchetti, vediamo, ma non ha nessun problema, anzi sembra quasi fatto per questo. Guardate, senza problemi si riescano a fare queste piccole tacche per magari costruire dei picchetti. Proviamo a fare del chopping su dei piccoli rami, ma penso non ci sia dei problemi. Anzi, lavora bene anche perché è stato studiato magari per tagliare le ossa della selvaggina, dato che è uno skinny. Vedete? Senza nessun problema. Come sempre l'ultimo test è quello del filo, per vedere se lo ha mantenuto. Giudicate voi. Forse un pochino ha perso il filo, ma è una cosa impercettibile, nulla che un po' di cuoio, due passate di coramella non risolvino. Io veramente sono rimasto colpito dalle potenzialità di questo piccolo coltello, che veramente ci si riesce a fare praticamente tutto. Secondo me con questo e con una piccola accetta si ha tutto quello che serve nelle nostre giornate bushcraft, o anche solamente questo per le nostre uscite escursionistiche. Davvero questo basta e avanza per qualsiasi cosa, dal pranzo al taglio di carne, al taglio del panino, al taglio del salame, con questo ci taglia veramente tutto. Ha questa forma a mezzaluna che facilita qualsiasi cosa. Come avete visto, anche se dovete tagliare dei piccoli ciocchetti di legno per magari accendere un piccolo fuoco, vi basta e vi avanza. Beh, che dire. Io vi lascio in descrizione tutti i link al sito della Brisa. Come vi ho già detto, vengo dalla Finlandia, quindi non c'è dogana, e anche questa tipologia di coltello sento di consigliarvela. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Per qualsiasi cosa, per qualsiasi domanda, scrivetemela pure nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.